SyncCube 3 versione Pro. So che molti di voi aspettavano la mia recensione per questo prodotto e sono contento di potervela portare. Faccio subito un piccolo disclaimer nella parte iniziale del video. Tutto quello che vedrete mi è stato dato da SyncCube proprio per effettuare una recensione completa del suo prodotto, ma mi sento di sottolineare, come sempre, SyncCube, forse anche più di tutti gli altri, nero su bianco, mi dà la possibilità di essere totalmente libero su quello che sono i miei pensieri. Mi dispiace non aver portato all'uscita dei contenuti, questo mi ha dato anche però l'opportunità di vedere tanti creators, alcuni di cui stimo, alcuni meno, in generale comunque avere diverse opinioni su quello che è stato anche il cammino che ha portato SyncCube ad essere oggi quello che è, e infatti vi invito poi nella parte software andare a verificare la versione di firmware che ho utilizzato per poterlo testare, ma entriamo nel succo del discorso. La recensione si dividerà in diverse parti. Una prima parte più generica in cui vi parlo delle caratteristiche estetiche, meccaniche che hanno la loro valenza, ma ormai ce ne sono state tante. Una parte secondo me molto importante in cui vi racconterò la tecnologia che SyncCube ha portato in campo questa volta e cercherò di spiegarvela in maniera chiara, cristallina, precisa, per farvi capire quello che è. E lì personalmente, soprattutto per gli appassionati, vi consiglio di veramente mettervi comodi, perché magari durerà un pochino questa recensione, però è un aspetto molto interessante. Una parte in cui vi parlerò del software, una parte in cui vi parlerò delle conclusioni finali, e nelle conclusioni finali ci sarà anche quello che è poi il mio pensiero riguardo questa tecnologia, anche se spero per voi avete visto un video che ho fatto uscire qualche domenica fa in cui parlavo del futuro del force feedback e nominavo SyncCube come una delle varie vie, e però non ero entrato nello specifico. Questa volta ve la specifico, entrerò più nel profondo di quello che è la visione di SyncCube, dandovi un pochino quella che è la mia visione attuale della situazione, che secondo me potrebbe essere molto interessante e che certe volte prescinde da alcuni aspetti. Non voglio dirvi troppo perché quella sarà la parte finale. Iniziamo con l'aspetto estetico. Tutto il corpo è fatto in alluminio, in questo caso anche la front plate e la back cover. Troviamo poi una bellissima anodizzazione nera, in questo caso una serigrafia con la scritta SyncCube, ed è stata aggiunta anche questa linea arancione che ormai distingue tutta la line-up di SyncCube. Nel tempo, avendolo utilizzato praticamente da sempre, dalle prime versioni di OSV, ha innalzato anche quella che è la qualità del packaging di tutto quanto, rendendolo un'esperienza secondo me sempre di livello, che naturalmente pagate, perché parliamo sempre di un prodotto di altissima fascia, ma l'effetto che vi dà quando aprite la scatola è sicuramente di un prodotto premium, soprattutto anche nella tipologia di lavorazioni. A livello dimensionale, la parte del corpo del motore è lunga 21 cm, se andiamo anche a considerare questa parte frontale che sporge un pochino. A livello di larghezza invece parliamo di 13 cm e mezzo. La parte del mozzo, compreso il quick release, in questo caso ho una prolunga ma ve ne parlo dopo, parliamo di ulteriori 6 cm. Per il montaggio abbiamo come sempre le 4 viti frontali, quindi consente il solito montaggio frontale, quindi è compatibile praticamente penso con qualsiasi front mount che ci sia oggi in commercio, e utilizza come sempre delle viti M8. In questo caso però è stata aggiunta anche la possibilità di montarlo nella parte sotto. Ci sono degli inserti con avvitatura, con filettatura M6. Aspetto da considerare nel montaggio è la distanza tra i fori è 8 cm, e in questo caso gli inserti si possono spostare. La distanza massima tra gli inserti è quasi 16 cm, quindi penso lo potete montare su qualsiasi piano. Naturalmente ci sono tutte le misure intermedie. Si può montare anche con dei fori nella parte dietro, sono posti alla stessa distanza di quelli frontali. Immagino questo genere di montaggio per esempio a chi ha scocche di tipo formula, perché darebbe fastidio sulle gambe. Montano la base all'altezza dei piedi, quindi molto lontano, e quindi sicuramente poterla montare nella parte dietro agevola il montaggio.
Passiamo adesso alla parte frontale con il mozzo e il quick release, tutto ridisegnato. Nella parte frontale c'è anche una piccola serigrafia che dà sempre un po' quel tocco di raffinato personalmente a quello che è questo prodotto. E abbiamo quindi il nuovo quick release, acquistabile anche separatamente perché chi vuole può montarlo anche su basi Syncube 2 o su qualsiasi altra base che voi vogliate. Viene dato a corredo anche uno spessore, perché l'attacco in questo caso è a 3 fori, e naturalmente con questo spessore dà la possibilità di montaggio su quello che è il quick release di Syncube 2, che ha un rettangolo però posizionato in una posizione particolare, quindi ha una forma irregolare e serve obbligatoriamente quest'altro distanziale per potersi montare. Il design di questo quick release deriva da sistemi automobilistici. Cerco di farvelo vedere nel dettaglio. Ci sono queste svasature in cui il quick release, vedete, con queste barre va a bloccarsi. Anche la parte del quick release lato volante è stato tutto totalmente ridisegnato, anche perché in questo caso contiene anche la parte elettronica, cioè consente il passaggio di corrente e dati, ma nello specifico ve ne parlo tra un po'. Per quanto riguarda il serraggio, vi direi ottimo, entra veramente subito e rimane molto solido a quello che è il quick release lato base, e fondamentalmente per me è quello l'aspetto più importante, cioè la totale solidità tra la parte lato volante e la parte lato base. Non ho apprezzato però particolarmente il fatto che per smontarlo, in realtà anche per montarlo, bisogna sempre tirare entrambi i lati del quick release, perché soltanto da una parte non ce la fate. Altra cosa, come ho detto, il serraggio è totale e solido come pochi quick release consentono di avere questo genere di solidità, grazie proprio alle pochissime tolleranze che vengono date per il montaggio. Questo però porta anche nella fase di soprattutto sfilarlo, che sembra che rimane inizialmente leggermente bloccato. Il consiglio che vi do è tenere ben strette le due alette e non avrete particolari problemi. Naturalmente il discorso quick release, cioè aggancio rapido, qui il concetto c'è, rapidissimo non è, sicuramente un'evoluzione rispetto al modello precedente. Altro piccola attenzione che vi consiglio è anche e soprattutto quando lo andrete a sfilare, tenetele ben salde le due alette, perché sennò potrebbero strusciare sul mozzo, potrebbero rovinarvelo. Per tenere sempre tutto nello stato migliore è una pratica con cui dovrete fare un po' di attenzione. Anche il loro quick release è possibile acquistarlo separatamente per montarci poi il volante che preferite. Per quanto riguarda poi il montaggio sul volante, ha una prefilettatura con diametro da 50 e in realtà delle asole per il diametro da 70. Tendenzialmente potete montarci qualsiasi volante. Io ci ho montato anche un mio secondo volante, però adesso ve ne parlo per quanto riguarda poi proprio l'aggancio, il quick release e come funziona. Quindi a secondo della vostra situazione, soprattutto se dovete montarlo dall'interno verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno, controllate bene, se volete montare volanti di terze parti, quali sono le componentistiche che vi occorrono. Elefante nella stanza, il costo di questo quick release. Sul sito ufficiale quasi 150 euro più spedizione, è abbastanza caro, soprattutto per chi non vuole montare volanti Syncube, per chi non vuole montare volanti compatibili. Adesso parleremo anche del discorso compatibilità. Da quello che so, hanno intenzione di creare, spero nel più breve tempo possibile, una versione meno costosa che non contiene l'elettronica, anche se a livello elettronico non credo che sia quello che faccia alzare più di tanto i costi, però ne creano una versione meno costosa per chi vuole comprarsi un volante di terze parti, utilizzarlo in un altro modo e comunque non spendere queste cifre, soprattutto se ha un numero elevato di volanti. So che anche molti che mi seguono hanno delle collezioni molto importanti e diventa complicato spendere queste cifre. Nulla vieta a nessuno di non utilizzare il quick release di Syncube anche lato base. Utilizzando sempre questo accessorio potete montarci qualsiasi quick release e quindi svincolarvi da quelli che sono i costi di un quick release di questo tipo. Nulla toglie però alla qualità estrema con cui è realizzato. Detto, l'unica nota potrebbero essere le tolleranze, ma se sono a beneficio
di una solidità con il mozzo di questo tipo, da parte mia ben vengano. Acquistabili poi separatamente ci sono questi distanziali, in questo caso c'è quello da 10, ma c'è anche quello da 20 cm. Si montano in maniera molto semplice. Io adesso sto iniziando a utilizzare un montaggio del monitor praticamente sopra la parte del mozzo, e questo genere di gadget consentono di ottimizzare quella situazione lì. Faccio presente un design molto particolare del mozzo, vedete, con tutto sempre alluminio al CNC, satinato nero, e c'è questa riga sia da questa parte che da quest'altra. Design molto bello, che in realtà ritroveremo poi anche per alcuni aspetti sul volante Savo, in cui lì ero rimasto un attimino interdetto su un aspetto. Poi quando ho notato questa rifinitura anche sulla parte della prolunga mozzo, ho immaginato che sia una scelta quindi di design che vuole portare ad un certo livello estetico i prodotti che fa Syncube. Arriviamo adesso alla tecnologia che c'è dietro la connessione interna al quick release di Syncube, che si chiama Light Bridge. Questa connessione funziona su due principi. Il primo aspetto riguarda la connessione dati, che avviene tramite dei LED a infrarossi che sparano informazioni ad alta velocità, e questo consente quindi, anche quando ruota il mozzo, al dato di passare, e a livello di sicurezza passaggio dati e velocità è considerata a livello industriale al pari dell'Ethercat e del CANopen, che sono le tecnologie che vengono utilizzate anche a livello industriale. E poi c'è l'aspetto di passaggio di energia, di corrente per arrivare al volante, che avviene con un sistema fondamentalmente ad induzione, e quindi questo consente il passaggio sempre, anche se in movimento, di energia dalla parte della base alla parte del volante. Devo dire che ho trovato rivoluzionario questo tipo di tecnologia per quanto riguarda Syncube. Non mi aspetterei niente di meno da un'azienda di questo calibro, però questo tipo di scelta ha portato con sé anche un protocollo proprietario di comunicazione, e quindi non rende possibile il passaggio dati anche con i comuni volanti che noi fino ad oggi abbiamo utilizzato su Syncube 2, perché parlano con un protocollo diverso. Qui faccio una piccola specifica: ho sentito alcuni video che ipotizzano in futuro la possibilità di un passaggio pass-through, quindi che possa essere utilizzato anche con le connessioni USB che stanno anche all'interno delle schede di alcuni volanti, che consentono quindi un montaggio senza cavi esterni. Io non so con chi hanno parlato, devo dire che non credo che sia nei piani di Syncube, e quindi credo che possiamo accenderla e prendere come decisione definitiva la scelta di questo tipo di tecnologia. E qui, entrando nella polemica, in alcune polemiche che ci sono state in giro, voglio dire la mia. Per quanto riguarda la situazione volanti, quindi o scegliete un volante Syncube, oppure adesso ci saranno delle collaborazioni con Gomez, con Bavarian, ce ne sono vari che hanno aderito a questo genere di tecnologia, che faranno dei volanti specifici per Syncube 3. Per quanto riguarda invece tutti i volanti che avete voi a casa e che prima utilizzavate con Syncube 2, dal mio punto di vista ci sono due situazioni. Chi utilizzava su Syncube 2 dei volanti con il cavo e dovrà continuare a utilizzarli con il cavo. Ma ci sono molte persone come me che utilizzava dei volanti con la tecnologia wireless sempre proprietaria di Syncube, perché funziona sempre con un protocollo Bluetooth a bassissimo consumo elettrico e bassissima latenza, che potete continuare ad utilizzare quei volanti sulla vostra base, come ho fatto per esempio io. L'utilizzo di quella tecnologia sui volanti compatibili personalmente li rende anche molto longevi a livello di ricarica. Adesso ce ne sono alcuni modelli che vanno anche a ricaricarsi, non hanno bisogno della batteria interna, ma anche quelli che ho utilizzato io con la batteria durano veramente veramente tanto. Sicuramente ci farete qualche anno senza dovervi preoccupare di nulla, e rimangono, secondo me, ad oggi ancora un'alternativa molto valida per quanto riguarda la connessione dati e l'utilizzo, volendo oggi anche con Syncube 3. Poi, se vogliamo entrare nel personale, io una volta fatta questa tecnologia avrei reso possibile l'utilizzo di qualsiasi altro volante senza un'elettronica dedicata. Questo perché agevolerebbe molte persone nella scelta, perché sono certo che questo scalino potrebbe disincentivare qualcuno. Sempre però, mia opinione personale, il volante è
la scelta secondaria. Vedo molte persone chiedermi certe volte partire dal volante che gli piace e poi scegliere la base. Io credo sempre che la scelta vada fatta ponderata prima sulla base e poi a cascata il volante. Preferirei 100 volte un volante meno bello, meno che mi piace, meno costoso, piuttosto che rinunciare a una base che mi piace. Questo riguarda però qualsiasi ecosistema, qualsiasi cosa. Detto questo, la scelta del Lightbridge con questa tipologia di connessione dati inizia a far entrare SyncCube in un discorso di sistema chiuso che io personalmente non amo particolarmente, anche perché sposai la loro causa con l'OSV, che sono stati i primi a creare quel tipo di mondo lì, proprio perché in realtà avevano un'ideologia open di quelle che potevano essere le modifiche che si potevano fare sulla base, sulle connessioni, eccetera, eccetera. Adesso si stanno piano piano chiudendo e in parte posso anche capire, questa è una mia opinione però ragazzi, posso anche capire questo perché viviamo in un mondo in cui tutti cercano anche di copiarsi tra di loro per arrivare a certi punti in cui magari uno da solo non ci arriva, e la loro chiusura sicuramente li porta a riporsi oggi su un certo livello, contanto che ci sono molti competitor, a porsi su un livello tecnologico hardware in cui è più complicato per gli altri arrivarci subito. E questa è un po' la cosa. Infatti torniamo poi anche a un altro discorso, il fatto che il SyncCube 2, la loro precedente versione che ad oggi trovo ancora validissima, ha regnato nel mondo, nei nostri cuori per tanti anni come miglior base, miglior approccio tecnologico a quello che è il mondo della simulazione, e solo pochi oggi in realtà stanno cercando di fare qualcosa di diverso da quello che fece SyncCube 8-9 anni fa. Quindi intanto spero sia chiara la parte della connessione del volante. Vedremo anche i futuri sviluppi di quelle che saranno le aziende che utilizzeranno questo tipo di tecnologia. Io terrei sempre un occhio ben acceso anche su tutti i volanti che invece sfruttano la connessione wireless, perché diventa un'alternativa molto valida e spesso meno costosa. Naturalmente dovrete andare a rinunciare a delle cose, però secondo me può essere sempre molto interessante. E a questo punto faccio una deriva sul volante Savu, anche se ne parleremo in maniera specifica in una futura recensione, anche se è il volante di riferimento per quanto riguarda questo tipo di connessione con SyncCube. In realtà lui prende la parte di energia sì dal quick release, ma la parte dati viene gestita ancora con il sistema wireless. E qui era una cosa che io non sapevo, mi sono informato e spero che possa essere informativo anche per voi. La parte delle schede native che sono compatibili in maniera wireless con SyncCube, c'è una nuova versione che è quella poi utilizzata sui volanti Valo, su tutta quella tecnologia lì, che hanno anche dei LED. In realtà consente in maniera wireless anche l'attivazione dei LED, cosa che io avrei tanto sperato anche in alcuni volanti della serie di Asher, per esempio, soprattutto perché per quanto mi riguarda sono stato costretto a comprare quello col cavo perché volevo anche la parte telemetrica sui LED, cosa che in realtà è possibile nella tecnologia wireless di SyncCube già da qualche tempo. Quindi spero anche che qualche altro produttore continui ad andare avanti su quella che è la tecnologia anche wireless di SyncCube, con l'implementazione della telemetria e tutto funziona in maniera wireless. Questo è uno spin-off di questo discorso, però lo approfondiremo sicuramente con il volante Savu, ma volevo già darvi una piccola anticipazione di una prossima recensione. Arriviamo adesso alla parte delle connessioni, perché è il cambiamento più grande che è stato fatto con SyncCube 3, che già era iniziato con le pedaliere attive. Questo perché sempre nel discorso di creare una sorta di ecosistema, SyncCube si avvale di una centralina che lei chiama Link, che diventa il centro nevralgico di quelle che saranno le sue attuali periferiche e le periferiche future. Quindi oggi la base non può più connettersi direttamente al nostro PC, ma abbiamo bisogno di questa centralina che dovrete acquistare separatamente. E la centralina si connetterà USB al PC, dalla centralina parte un cavo RJ che potrete collegare dietro la vostra base. Se avrete più periferiche SyncCube, a questo punto sarà necessario anche l'acquisto di un router. In realtà basta un router qualsiasi,
Syncube ne consiglia uno, visto che il costo è al pari di quelli che ce ne sono altri, personalmente non trovo motivo di non comprare quello che Syncube anche consiglia. Ma se ne avete uno a casa potete utilizzare anche quello. Quindi a quel punto la centralina Link si collegherà con il cavo RJ al router e dal router partirà un RJ fino alla base, un RJ fino alla vostra pedaliera attiva, eccetera eccetera, quelle che saranno le future periferiche Syncube. Questa scelta è stata fatta sia per creare un protocollo di gestione, questo arriveremo adesso anche tra un pochino, di contatto con il simulatore diverso rispetto a prima, quindi tutta l'elaborazione viene fatta all'interno della centralina che poi gestisce le varie periferiche, e questo consente sicuramente una velocità di comunicazione superiore utilizzando un loro protocollo, e soprattutto va ad azzerare quasi totalmente quelle che possono essere interferenze EMI, perché tutto viene gestito praticamente da un'unica USB che andrà al PC. Quindi poi nella parte dietro troveremo il cavo di connessione GST per l'alimentatore e quest'altro connettore sempre GST per il pulsante e stop, ma trovo sminuente chiamarlo soltanto pulsante e stop perché è diventato questo. Avete sempre il solito pulsante con cui andrete a togliere la corrente alla vostra base, ma si aggiunge un pulsante per l'accensione e lo spegnimento della base, che una volta sul Syncube 2 si trovava dietro, adesso ve lo potete mettere in maniera più comoda. Finalmente troviamo anche un pulsante per riattivare direttamente dallo stato di stand-by tutte le vostre periferiche Syncube andandolo a premere. Andandolo a premere andrete a riattivare tutto il vostro sistema Syncube, ma soprattutto si aggiunge questo rotary qui, premibile e rotabile. Si aggiunge quindi la possibilità di mostrare a schermo un piccolo display che vi consente di andare a fare delle modifiche in maniera molto veloce e intuitiva su alcuni parametri, come per esempio la forza o come per esempio la visualizzazione del grafico dell'utilizzo dei pedali, del vostro force feedback. Ma già sappiamo che in futuro verranno implementate anche ulteriori possibilità, come la possibilità di andare a variare alcuni filtri in tempo reale mentre state correndo. Trovo questo un bel upgrade rispetto naturalmente al modello che utilizzavano prima in plastica. Questa volta parliamo tutto alluminio al CNC, sempre con questa lavorazione molto bella, anodizzazione nera di Syncube. Anche la parte del rotary è in alluminio al CNC. Naturalmente manderò dei video per farvelo vedere in maniera più dettagliata, ma lo trovo un enorme passo in avanti rispetto a quello che c'era sul Syncube 2, e in questo caso è già compreso all'interno del prezzo del Syncube 3, cosa che prima, per esempio, soltanto chi aveva il Syncube Ultimate aveva un stop premium e chi aveva basi Pro o Sport doveva acquistarlo separatamente. Adesso passerei alla parte interessante, quello che è la tecnologia che Syncube ha portato per le sue nuove basi. Ma ragazzi, sto vedendo lì, mi dà quasi 40 minuti, sicuramente con i tagli verrà un pochino meno. Ho paura che diventa un po' troppo pesante la cosa, e soprattutto perché sono passati già 40 minuti e chi ha seguito fino ad ora e trova interessanti queste cose potrebbe trovarsi un pochino stanco. Io decido in questo momento della recensione, che non volevo fare, di splittarla in un secondo video in cui andremo a parlare della tecnologia utilizzata su Syncube per quanto riguarda la sua elettronica, la parte del software e le conclusioni finali. Scusatemi, ma veramente ho paura che diventa troppo lungo. Splittato ve lo godete secondo me meglio e siete anche più freschi per andare a capire determinati aspetti. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh! Scusate, se no mi scordo, perché comunque a fine video va sempre detto. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare direttamente da Syncube. Ci sono ulteriori link oggi, perché ho collaborazioni con Sim Racing Bay, G Performance, Sinfui, non mi ricordo neanche più io neanche quali, perché adesso, come sapete, ho attivato un pochino tutta quanta la cosa. Per me è un grandissimo supporto. Collaboro soltanto con rivenditori di cui ho estrema stima, estrema certezza, sia per quanto riguarda la vendita e il post vendita. Andatevi anche a vedere, sono i brand europei
penso più grandi, più conosciuti che ci sono, non dovrebbe esserci neanche una mia postilla alla cosa, però fa sempre piacere saperlo. Vi ringrazio a chiunque li utilizzerà. Ciao!